3 viaggi, un'unica isola che sembra 4. Queste Tenerife, vulcani, foreste primarie, oceano e città. Oggi vi porto dentro la sua storia, con le mie scarpe sporche di sabbia. Ciao a tutti ragazzoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Ci troviamo a Tenerife. Sono tornato qui, sono sempre assieme alla mia amica Sti e ci troviamo in questa bellissima zona a Las Americas. Abbiamo vista montagne, vulcani qui e montagne più che altro e dall'altra parte invece abbiamo vista mare. Qui appunto era marzo, ma negli ultimi 7 mesi ho viaggiato a Tenerife per ben 3 volte. La prima volta a dicembre ho soggiornato a Costa Deje, Hotel Jacaranda, per circa una settimana. Poi appunto a marzo sono tornato e ho avuto la fortuna di vivere Tenerife in un modo diverso. Questa volta non in hotel, ma in una casa in affitto di amici, rimanendo quasi per 20 giorni o poco più, a Playa de las Americas. Infine, poche settimane fa sono tornato ancora una volta, sempre nella zona di Las Americas, ma questa volta in un appartamento in affitto. Tenerife è l'isola più grande e popolosa delle Canarie. Qui c'è il Teide, il tetto di Spagna. E sì, è anche uno dei posti più visitati d'Europa, oltre 7 milioni di persone l'anno. Diciamolo, se a Tenerife si parla di overtourism è perché l'isola è un concentrato di scorci da cartolina e attività a manetta, buggy, quad, snorkeling, trekking, surf, c'è di tutto. Ma c'è anche della storia. Prima degli spagnoli qui vivevano i Guanci. Tra il 1494 e il 1496 l'isola viene conquistata. Nasce La Laguna. Poi Santa Cruz diventa porto e capitale. La laguna oggi è patrimonio UNESCO, per l'impianto urbano che ispirerà le città coloniali in America. E se vieni in inverno ti esplode in faccia il carnevale di Santa Cruz, uno dei più grandi al mondo. Ragazzoli, buongiorno. Oggi siamo alzati tardi. Siamo alzati tardi col fatto che ci avevano rimandato il catamarano. Alla fine avevo messo sveglia 9:30. Ci siamo alzati 10:30. Adesso mi sono docciato, ho spelato, sbarbato, perché alle 2:50 ci becchiamo per andare col quad, quindi adesso ci siamo costumati, andiamo giù, visto che non abbiamo ancora fatto il bagno del terzo giorno, facciamo un bagno qui in piscina. C'è freschino, c'è un po' di vento e un po' le temperature, ahimè, abbiamo beccato un periodo un po' infatti ci hanno detto tutti che sfiga, che si sono appena abbassate le temperature, comunque fa caldo, si sta bene assolutamente, sotto il sole anche di più, però c'è un po' andata di iella da quel lato, avrei voluto proprio il caldo potente. Questa è stata la mia prima esperienza in quad e non poteva esserci scenario migliore. Salire fino al vulcano Teide per assistere a uno dei tramonti più belli che abbia mai visto. La magia era resa ancora più intensa dalla calima, la sabbia portata dal deserto che riempiva l'aria di colori incredibili, trasformando il cielo in una tela arancione dorata. L'escursione l'abbiamo fatta con Tenerife First Quad, 160 euro in due a un prezzo che secondo me è valso ogni singolo minuto. Alla fine del percorso, con appena 20 euro in più, ci hanno dato anche circa 600 foto di tutta l'avventura. Un ricordo che sicuramente non dimenticherò. Ma adesso vi lascio direttamente alle immagini spettacolari della salita e del tramonto. Stand alone and nail my bones to this floor. I lay my head and sew my skin to this bed. And have to find a piece of my mind. I have left my soul far behind. So find me a place to grow, a place to roam, a place to go home. This road is paved with gold, but the view is getting old. My heart is turning cold.
Ma questa non è stata l'unica esperienza che abbiamo vissuto qui a Tenerife. Tra le tante, una delle più emozionanti è stata sicuramente l'escursione in catamarano, per andare al largo a cercare di avvistare balene e delfini nel loro habitat naturale. Un momento unico, immersi nel blu dell'Oceano Atlantico, con la speranza ogni volta di vedere la natura regalarti qualcosa di speciale. Ho scordato di dirvi che per 3 ore di catamarano abbiamo speso 100 euro per 2 persone, con pranzo compreso e tuffo in laguna. Ma ora dal mare passiamo ad un'altra avventura, questa volta in mezzo alla sabbia e alle rocce, il Camel Park. Sì, avete capito bene, abbiamo cavalcato dei cammelli, anzi per essere precisi dei dromedari. Anche questa è stata un'esperienza davvero top e per soli 35 euro a persona direi che ne valsa assolutamente la pena. Questo posto, ragazzi, è bellissimo. Anche un coccodrillo di legno. Ci sono un po' di teste lì di grandi cammelli che sono passati. Mi è spaventato dalle teste. Tutto molto bello, ragazzi, questo posto. Rilassanti, madonna mia, avere anche una casa così. Qui ci sono un sacco di biomi diversissimi ed è una figata. Prima volta esperienza in cammello, speriamo di non ammazzarci cadendo da un cammello tipo 3 metri d'altezza. Che spicca. Arriva. Un po' a te, Gigetto. Anche qui dopo il giretto ci hanno dato un aperitivo di sangria, succa all'arancia e qualche salatino. Direi il top per chiudere in bellezza. E ora dalla terra torniamo di nuovo al mare, questa volta per un'avventura in kayak, con la possibilità di incontrare delfini ma soprattutto tartarughe marine, che per me sarebbe stato davvero uno dei sogni più grandi. 3 ore intense di escursione, sempre intorno a 35 euro, ma questa volta ci sono andato da solo. È stata un'esperienza bellissima ma anche molto stancante, e non ti nego che tra le onde più forti mi sono preso pure un po' di nausea. Fa caldo. È passato prima uno squalo martello, ha detto che è la seconda volta che lo vede, e solo che abbiamo visto la pinna da lontano, ripreso con questa, non credo si sia visto qualcosa. Bello, cioè guardate che figata di panorama da qua. Ovviamente poi ci siamo anche tuffati perché era compreso anche lo snorkeling.
quasi arrivati, altri 10 minuti. A me è venuta una nausea, ho mezzo vomitato, non sono l'unico. È il mal di mare. C'erano delle onde di vicino agli scogli, poi dopo che sono tornato dall'acqua, sono tornato sul kayak. Devasto. Esperienza kayak e snorkeling finita. È stata bella. Peccato che non abbiamo visto tartarughe, delfini in lontananza, delle pinne. C'era lo squalo martello, però lì da lontano una pinna non è andata benissimo su quel lato. Ci mancano ancora 2 esperienze sportive che abbiamo fatto qui a Tenerife, il tennis e il buggy. Beh, per il tennis vi lascio subito giusto 2 o 3 clip. Alla fine era solo una partita tra amici, solo, mica tanto, visto che non giocavamo da anni e infatti qualcuno si è beccato pure una pallinata in faccia. Ma ora passiamo a un'altra super esperienza, la mia prima volta a guidare un buggy, un'avventura fatta sia su strada che off-road, e vi assicuro che la parte più divertente è stato proprio quello in mezzo alla polvere e ai sentieri sterrati. Mai respirato, mangiato e praticamente riempito gli occhi di così tanta sabbia come quel giorno. We have here, it's very simple and easy. We have here on the right side the accelerator like a normal car. E dopo ovviamente un breve briefing siamo partiti. Siamo arrivati qui, non ho capito se 15 minuti tipo di break. Madonna, sono pieno di sabbia. Adesso ci hanno dato un mini muffin dell'acqua. Cioè, adesso abbiamo ripreso vento e ci siamo ripuliti un po'. Anche con il mascherone ai buchi sotto per far passare l'aria. Nello sterrato mi è arrivata tutta la sabbia negli occhi, ma totale. Cioè, continuavo a sbatterli per farli lacrimare, per far andare via la sabbia, perché non vedevo più un cazzo, non vedevo niente, vi giuro. Bene, abbiamo concluso con le esperienze sportive fatte qui a Tenerife, ma adesso è il momento di portarvi a scoprire alcuni dei posti più belli che abbiamo visto sull'isola, e inizierei proprio dalle piscine naturali, quei luoghi unici dove l'oceano incontra la roccia e crea angoli spettacolari in cui rilassarsi e fare il bagno. Raga, ma che è il paradiso? Guardate l'acqua, guardate le scogliere, è fighissimo. Allora, qui siamo a una delle tante piscine naturali, perché abbiamo visto che ce ne sono tantissime. C'è della gente che sta facendo il bagno giù. Adesso vediamo se magari cambiarci anche noi, fare un mini tuffo. Me lo devo fare. Adesso vediamo se riusciamo. Raga, telecamerina messa qui, ci buttiamo qua dentro, ogni tanto arrivano delle mega ondone da là che ribaltano tutto. L'acqua sarà congelata, siamo qua per questo, la provo anche per voi. Che dire, raga, bello, l'acqua non era fredda, la più fredda ieri in piscina, vi giuro. Bello, mi era mai successo di fare un bagno in una piscina così natural. Dopo queste bellissime piscine naturali nella zona ovest di Tenerife, ci spostiamo a sud dell'isola. Qui qualche mese dopo, quando siamo tornati a marzo, abbiamo esplorato altre piscine naturali spettacolari, questa volta nella zona di Los Abrigos, un luogo meno conosciuto dai turisti ma perfetto per chi cerca un po' di tranquillità e mare cristallino. Qui è anche probabile che ci viva qualcuno. Qua c'è una specie di altarino.
Sicuramente le scarpe meno adatte per venire in questi posti. Se non ce la fai non... No, devo... Sì. Sono le vertigini. Cioè io vado giù un attimo, se non riesci faccio un puccio e salto su. No, ce lo devo fare. Ragazzi, qua è un posto stupendo, guardate che figata. Non so ragazzi, a me non piace molto stare sotto qui. Cioè devi proprio andartela a cercare. Uno dice ma sei proprio idiota a metterti sotto. Ok che qua da tanto, ma dei pezzi sono anche caduti, quindi è una scaletta questa. Perché non so sotto cosa ci sia più o meno. Beh, era freschina. Dopo le piscine naturali passiamo agli animali. La prima tappa è il Monkey Park, un luogo dedicato non solo alle scimmie ma al selvaggio di tante specie diverse. Sul loro sito raccontano che accolgono animali considerati brutti o particolari con sindrome di Down, perché per loro tutti gli animali hanno lo stesso valore e vi assicuro che qui ne abbiamo incontrati tanti ed erano tutti semplicemente bellissimi. Non mica proprio lasti. Taglialo tu, taglialo tu. Fa toccare il testino. Sì, capino puoi. Sempre lui. Muoio. A quanti? No, se ne va. No, ti prego. Io guardo, non cacciosa. Quella non è cracciosa. È un bruttissimo culo. È salita anche a me, prendila, Leva. Tieni. Sì, ma non fare cadere però, che c'è poco, eh. Non ti piaceva? Cosa vuoi? Sei incuriosito? Guarda gli occhi, madonna mia che impressione. Umani, Sì, Mamma mia, guarda che espressività. sì, sì. Probabilmente sei più intelligente tu di tante persone che Vabbè, conosco. sicuro. Prendi di più. Ho solo il mais, tesoro. Prendi di più. Grazie. È più da verdura che da frutta. Cosa c'è? Sembra i miei gatti coi croccantini. Ah, beh, dici. E a me? Ho questi mani. È bellissimo. E le scimmie, no? Non dare da... No, però lui è piccolo, non fate gli ingordi. Tenta tienilo bene perché te lo strappano dalle mani. Ce n'è io. Più ragazza che alto.
Beh ragazzi, c'erano veramente tantissimi animali. Come avete visto, l'attrazione principale erano i lemuri, lasciati liberi lì a girare assieme a noi. Ma ora, visto che gli animali piacciono a tutti, almeno lo spero, vi porto in un altro posto ancora più magico, il Loro Park, una riserva totalmente dedicata a migliaia di specie diverse e anche alla salvaguardia di molte di esse, visto che molti di questi animali sono stati appunto sequestrati a persone che li detenevano illegalmente o appunto rischiano l'estinzione, quindi stanno cercando di ripopolare la specie. Dopo bellissimo Loro Park, vi ho mostrato solo una piccola parte dei tantissimi esemplari che vivono lì. Se volete vedere i video completi di tutte le giornate a Tenerife, li trovate ovviamente qui sul mio canale, ognuno dedicato a un'esperienza diversa. Ma ora voglio portarvi in uno dei luoghi che mi ha lasciato il cuore, la foresta di Anaga, un'area dichiarata riserva della biosfera UNESCO, con decine di percorsi escursionistici che si snodano tra montagne, valli e vegetazione fittissima. Noi abbiamo fatto il Sentiero del Silenzio e la fortuna è stata quella di trovarci in una giornata particolare, fresca, un po' piovosa, avvolta nella nebbia. Sembrava davvero di camminare dentro una nuvola e questo ha reso le immagini ancora più suggestive. Stanno facendo all'amore. Si sono incastrati. Ho dovuto stringere anche il cappuccio, sennò mi volava via cappello e tutto. Sembra il vecchio saggio, sembra che c'è la barba bianca e il bastone. Allora, avevo detto fino a un secondo fa che mi stavo rilassando. Il vecchio saggio, a parte che, ripeto, se giri col bastone così cosa ti Allora, serve? non mi sto... Vabbè, dammelo, lo tengo io finché non ti serve. No, mi sta dando sicurezza comunque, a livello allora? psicologico. Sì, ma dovresti usarlo, sennò te lo porti in giù e ti Sì, ho spacchi il capito, braccio. Però, modalità Gandalf, ora... Sembra il vecchio saggio perché c'hai il pizzetto che ti esce dei capelli, sembra Ho freddo. il pizzetto. Non mi sto già più rilassando. Io ragazzi sono un amante delle felci, non chiedetemi perché, ma è la mia pianta verde preferita. Sempre più ripido. Ho trovato il trucco. Vuoi questo più lungo? No. Tu guarda che è più lungo, sti. Devo solo farmelo a maniera mia. Sembra un anziano con problemi motori. È solo le cose. I gradini sono la cosa più veloce. Ma ho paura di fare quelli normali. Ti pare? Guarda che leggiadria. Stai riprendendo. No, ti prego. Già io ho paura delle scale in generale nella vita, no? Perché... Sì, infatti tu hai l'ansia delle scale. Tu hai già l'ansia un topo ragno. Lascia fare che così mi sento. Poi è bello perché si sente scricchiolare tutti gli alberi visto che c'è vento. Giù sembra ci sia il paradiso visto che è tutto bianco totalmente, non si vede. Però è bellissimo, è magico. Poi non fa freddo, cioè adesso che cammini comunque ti scaldi, è la temperatura diciamo giusta prima del freddo.
Subito dopo abbiamo visitato l'albero millenario, in realtà è il celebre drago millenario, un enorme pianta di Dracena che secondo le leggende locali ha più di 1000 anni. È un testimone silenzioso della storia dell'isola. Intorno c'è un intero parco da esplorare, con giardini e persino delle caverne, ma la sensazione più forte è quella di trovarsi davanti a un gigante che ha visto secoli di cambiamenti. Dopo questo salto nel tempo siamo andati ad Amarilla, una costa spettacolare, modellata dal vento e dall'oceano, che ha scolpito le rocce creando forme davvero particolari, quasi lunari. È uno di quei posti che ti ricordano quanto potente sia la natura e quanto l'isola riesca a sorprendere anche nei suoi dettagli più nascosti. E infine, eccoci a Santa Cruz, da Tenerife, la capitale. È una città vivace, moderna ma con tanti angoli tradizionali. Noi abbiamo visitato il mercato Nuestra Señora de África, un luogo pieno di colori e profumi, e l'incredibile auditorio de Tenerife, progettato da Santiago Calatrava, un capolavoro di architettura che domina il mare, affiancato da piscine scenografiche che lo rendono ancora più spettacolare. E poi non potevano mancare due spiagge più belle dell'isola. La prima è la Playa de la Teresitas, la famosa spiaggia dorata al nord-est di Tenerife. La sua sabbia non è naturale, è stata importata direttamente dal deserto del Sahara e questa la rende unica rispetto a tutte le altre dell'isola. Poco più avanti invece c'è la mia preferita, una spiaggia di sabbia nera vulcanica. Io adoro la sabbia nera, qualcosa di speciale e selvaggio, ed è davvero una delle caratteristiche più particolari di Tenerife. In questo viaggio abbiamo vissuto tantissima avventura, strade ripidissime e pericolose con i cartelli di avviso e purtroppo anche tante croci che ricordano chi li ha perso la vita, ma allo stesso tempo panorami mozzafiato, tramonti indimenticabili, il carnevale e la gioia di incontrare nuovi amici sul posto. Tenerife è davvero un'isola incredibile, capace di regalarti ogni volta emozioni diverse. Se vi è piaciuto questo video ricordatevi di iscrivervi al canale e dare un'occhiata in descrizione dove trovate tutti i miei social e anche l'attrezzatura che uso per realizzare i miei contenuti. Ovviamente acquistando dai miei link affiliati potrete sostenere anche il mio canale. Spero che questo viaggio vi sia piaciuto e ci vediamo presto con nuove avventure. Ciao a tutti!